Grazie di essere qua. Prego Idanna di venire accanto e insieme abbiamo il piacere di avere anche il produttore Barry Schieder e una sorpresa particolare perché stasera è qua con noi anche Vandana Shiva, che prego di salutare con un applauso. Ecco, Vandana vedrà il film con noi, però ci ha promesso di dire due parole. Could you come to say two words about Navdanya work in Nepal, in another part of India? And you translate? Vandana will translate. Okay. Well, thank you so much, Gloria, for doing another evening here on good films, on good issues. Grazie Gloria per ancora collaborare con Navdanya e mostrare dei film su delle cose importanti. And Navdanya International, which has an office here in Florence, Janotso, Caroline, take care of the work. And we're doing here what we've been doing in India for the last 30 years. Navdanya International c'ha una base a Firenze e con Gianozzo Pucci che è vicepresidente, Caroline Lockhart e Maria Grazia Mamuccini. She's not here. Ma non è qua. E continua qui per l'Europa, questa base per l'Europa, e continua la missione che c'è a Dehradun in India. When His Holiness the Dalai Lama was 60, I think he's now 70, crossed 75, so it's a long time, I was asked to speak at his birthday celebrations. And as you know, no matter what I talk about, I will talk about GMOs, seed monopolies, ownership over life. Dunque, quando Sua Santità Dalai Lama, che adesso, cioè quando era il suo compleanno di 60 anni, adesso ce n'ha 75, Vandana Shiva ha fatto un discorso celebrativo e lei dice che non importa che occasione sia, sempre parla contro i GMOs, contro tutte queste cose che sono nefaste per l'umanità. And after I'd given a talk, His Holiness wrote this most touching lines. Every being has a right to health and happiness. All other beings have a duty to guarantee that health and happiness. Dunque, e dopo questo discorso, Dalai Lama scrisse queste parole. Ogni essere umano ha il diritto alla felicità e alla salute e altri esseri umani hanno il diritto di garantire queste due cose. Dovere. And the compassion, the worldview of compassion and the right livelihood that arises from that awareness of compassion is, of course, what the films this evening will be about, but that is what has guided Navdanya's work in saving seeds and protecting biodiversity. Il lavoro di Navdanya di proteggere i semi e la biodiversità è comparabile, diciamo, al lavoro del Dalai Lama, del buddismo, insomma è contrappunto. And we're very blessed that Navdanya was invited to train all the settlements and agriculture extension officers of the Tibetan government in exile. Because when they were exiled, 25 areas were given by India for them to create communities and villages. And we've helped train them into organic across India. Dunque Navdanya è stata invitata dal governo del Tibet in esilio a train per
per l'agricoltura, no? For the Organic agriculture farming, yeah. and organic farming, in tutta l'India, in effetti. Because chemical industrial agriculture is violent. It comes from war. A compassionate agriculture has to be non-violent and ecological. L'agricoltura chimica è un derivato, lei dice, della guerra, mentre l'agricoltura organica è proprio non violenta. As you might know, that little kingdom of Bhutan, which is a Buddhist country, decided to not chase growth. They decided, instead of gross domestic product, to adopt gross national happiness as founded on the Buddhist principles of compassion. Dunque Bhutan, che è un paese, uno stato buddista, come voi sapete, ha scelto il gross national product. Ha deciso che era il gross national happiness. Gross national happiness. E questo è proprio l'unico paese al mondo, no? It's the only place in the world. Only place in the world. And 2 years ago, the Prime Minister of Bhutan wrote me this 2-page letter and said, I cannot see how we can grow happiness if we do not grow organic. So can Navdanya help make a transition to 100% organic Bhutan? E anche lì hanno chiesto a Navdanya di collaborare appunto a questo organic farming che produce gross national happiness. And we've been doing that. We go for training to Bhutan. The farmers come to training to us. And from 5th of March to 8th of March, I'll be organizing a conference with the government of Bhutan to work towards 100% transition for all of the Himalaya. What is the date? The 4th? 5th of March, 5th of March to 8th of March. 8th of March. Dal 5 all'8 marzo c'è Navdanya collabora col Bhutan per una grandissima congresso, insomma, appunto per trasformare l'agricoltura del Bhutan completamente in organica. And, you know, besides His Holiness the Dalai Lama, there's His Holiness the Karmapa, very young teacher, who was with us to celebrate the sacred Himalaya a few months ago, because we'd had the worst disaster in our region, where 20,000 people were killed because of flooding. Thank you. So, 20.000 persone, when was this? June, July of last year. 20.000 persone sono morte per via di alluvioni, flooding, in your region. In where the Ganges stands. Yeah, where the Ganges. And you invited the Karmapa, yeah. to To dedicate ourselves to a sacred Himalaya so that we do not violate the ecological limits which are leading to these disasters. Okay. Does everybody speak English here? Everyone. Well, I'm giving these details only to say that the films you will see this evening are not just for the Tibetans, about the Tibetans. They are about the principles we have to adopt no matter where we are, if we have to have a future for humanity. And I want to just mention that we are in the middle of planning a seed caravan from Greece to France via Italy with a huge seed festival on the 29th of April. And I hope many of you will join. You just have to keep in touch with Navdanya International offices, because for us, these are not issues to be left
to a handful of people who meditate. These are issues we have to bring into our lives. Compassion and non-violence has to be the guiding principle, the way we think and the way we live. Hai preso la sveglia. Parliamo un pochino a Salure, nel senso, è bellissimo quello che ha detto Vandana Shiva, questi film che vediamo non sono soltanto per i tibetani, non devono essere lasciati solo lì, perché questi principi vanno portati nella vita di tutti, e questo principio della non violenza e della compassione è qualcosa che anch'io interpreto, non sono una traduttrice professionista, ma che va portato nella nostra vita e che si esprime anche nell'agricoltura biologica, l'agricoltura non industriale, quella agricoltura che ci lega alla natura, a quella che siamo noi, no? And as Gandhi has taught us, the power of compassion and non-violence becomes even more necessary when violence becomes the rule. And I think you will need a lot of cultivation of compassionate non-violence to deal with the future that's coming. Una cosa anche di provocazione, la violenza e la compassione sono le due cose di cui abbiamo bisogno proprio quando invece la violenza sta entrando nella nostra vita, e Vandana pensa che nel nostro futuro ne avremo molto molto bisogno, e credo anch'io. Grazie mille Vandana per queste parole molto belle. Adesso